Eccoci qua finalmente, dovremmo essere collegati in Mondovisione. Dunque, io intanto mi presento come Buona Educazione Insegna, il mio nome di battesimo è Leandro, ma su questo canale YouTube mi troverete con il nome di Male Artino e su Instagram, che vi consiglio di andare a vedere e mettere follow, con il nome di Maleandrino. Come si può evincere dal nome di questo canale, per l'appunto Male Artino, protagonista e soggetto principale assoluto di questo canale e poi di tutti i video che saranno contenuti al suo interno è chiaramente l'arte. E questo video non fa assolutamente eccezione. Or dunque, io in data 10 ottobre del 2020 mettevo una storia sul mio profilo Instagram chiedendo ai miei utenti una cosa per niente banale, se ci pensate, anzi, ci penso adesso, è tutt'altro che banale. È una cosa a cui non si riflette, ma che è assolutamente interessante, ovvero con che tipo di spirito ci si approccia ad un'opera d'arte. Voi o tu che stai guardando adesso hai un metodo di analisi, hai un metodo di approccio a un'opera d'arte? Perché io ad esempio non penso di avercela avuta prima di essermelo domandato, nel senso che mi sono reso conto che nell'80% dei casi, nella maggior parte insomma delle volte in cui mi sono trovato di fronte a un'opera d'arte, sono andato a una mostra, un vernissage, una galleria o che so altro, non avevo una sorta di, come dire, di bussola di orientamento per potermi districare nei meandri dei vari significati o delle varie interpretazioni di un'opera d'arte. Perché poi il nozionismo che ci arriva insomma dall'educazione scolastica, che possiamo vedere dai manuali di storia dell'arte piuttosto che non so, dagli insegnanti liceali propri di storia dell'arte, non ci danno le basi, le fondamenta per poter essere autonomi in questo senso, no? Dobbiamo essere sempre un po' schiavi delle analisi tecniche, dei materiali e stilistiche che ci vengono dati nel corso del tempo. Però io vorrei essere un po' autonomo, vorrei essere un fruitore dell'arte più attivo che passivo, cioè vorrei poter dire: mi trovo di fronte a qualcosa che non conoscevo, mi so districare, mi so orientare. In questo senso ho fatto questa domanda, devo ammettere che sono uscite fuori anche delle cose interessanti. Ci sono due scuole di pensiero predominanti. Quella un po' più, come dire, di pancia, un po' più emotiva, emozionale, che si fa trasportare, si fa guidare dagli stimoli che le opere trasmettono in maniera molto diretta, e invece una scuola di pensiero un po' più logico-scientifica, in cui si analizza, adesso ne pesco un po' a caso, ad esempio i messaggi. Spirito critico, voglio comprenderne i messaggi e rifletterci su. O altri invece che cercano di cogliere la storia e l'esperienza che ha vissuto l'artista e che si è fatta poi opera d'arte. Poi invece Giada, io ti saluto e ti abbraccio se stai guardando questo video, che mi risponde con un vedi critica del giudizio di Kant. Grandissima, hai veramente vinto tutto. Detto ciò, anch'io mi sono dato le mie risposte, confrontandomi con quelle insomma anche degli altri, e soprattutto poi cercando insomma di farmi aiutare da chi questo tema ci sguazza, ci ha studiato, continua a studiare e l'ha fatto proprio lavoro. In particolare spucciando tra diverse bancarelle dell'usato ho trovato questo libro, questo saggio molto molto interessante, il cui titolo è Capire l'arte, scritto da Ave Appiano, la quale è diplomata all'Accademia delle Belle Arti, docente di comunicazione visiva, eccetera eccetera, insomma non proprio l'ultima arrivata, che in questo libro, in questo saggio, delinea una sorta di vademecum, diciamo così, una sorta di libro tutorial sul come approcciarsi all'arte, che è del tutto interessante perché mi ha dato degli spunti che io ad esempio non avevo minimamente a cui io personalmente non avevo minimamente pensato. E quindi sono qui a fare questo video cercandovi di spiegare
Non tutti, perché sennò viene una cosa veramente lunghissima senza senso, però ne prendiamo 2 e poi si fanno altri video in seguito in cui si vede poi, insomma, si vede poi il resto. Allora partiamo subito. Il primo percorso, perché di percorsi si trattano, è quello semiotico strutturale. Cosa significa semiotico? Cosa significa strutturale? Allora, semiotico significa sostanzialmente dello studio degli emblemi, dei segni, della simbologia sostanzialmente, che compone un'opera d'arte. E strutturale, chiaramente, della struttura. Ma in che senso? Nel senso che un'opera d'arte è composta da diversi elementi visivi. Questi elementi visivi sono riconducibili appunto a dei segni, dei simboli, che non sono lì solo con il preciso scopo di essere ornamentali, di decorare, di abbellire l'opera d'arte. Sono lì con lo scopo anche di essere dei significanti, cioè attraverso, insomma, la figuratività si portano dietro tutta una serie di per l'appunto significati, di concetti, di astrazioni a cui l'artista fa riferimento. E quindi il percorso semiotico stabilisce così che questi elementi visivi vanno estrapolati, vanno messi in relazione tra di loro, perché poi l'insieme che ci porta al fine ultimo, al significato ultimo dell'opera, e soprattutto contestualizzati al periodo storico in cui sono stati concepiti, perché questa cosa è fondamentale. Ogni periodo storico ha i suoi determinati segni, ha i suoi determinati simboli, con chiaramente i suoi significati. Trovandoci di fronte dunque a un'opera di stampo rinascimentale, è bene estrapolare questi simboli, metterli in relazione tra loro e ripescare poi tutta l'humus culturale ed intellettuale del Rinascimento per potergli dare poi il giusto significato. Per fare un esempio proprio molto concreto, vi trovate a Firenze, siete di fronte alla facciata della Basilica di Santa Maria Novella, progettata dall'architetto Leon Battista Alberti, che del Rinascimento è praticamente uno dei padri fondatori. Ma come facciamo a non, come dire, come possiamo cercare di capire il fine ultimo della simbologia, quindi di tutte le figure geometriche presenti in quella facciata, senza avere presente chiaramente l'humus culturale ed intellettuale del tempo? Quindi quei triangoli, quel sole lì nascente che si trova di fronte a noi, i cerchi, i quadrati, i parallelepipedi, senza aver ripescato il neoplatonismo della corrente intellettuale del tempo, quindi di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola e via dicendo, noi non siamo in grado di riuscire a darne un senso ultimo, capite? A darne il significato ultimo dell'opera in sé. Possono essere semplicemente lì solo a scopo ornamentale, insomma, di armonia, di equilibrio, e però poi basta. E invece no, c'è tanto altro da aggiungere, c'è tanto altro da dire. Quindi importante conoscere a priori la corrente artistica, chiaramente tutto l'humus culturale ed intellettuale, e poi estrapolati singolarmente i vari segni, i vari simboli, messi in rapporto tra loro e contestualizzati nel periodo storico, riusciamo così a raggiungere il significato ultimo dell'opera. Chiaramente a priori c'è bisogno di tutto uno studio, di cui mi rendo assolutamente conto, però per il percorso semiotico è assolutamente necessario. Il secondo percorso che vedremo in questo video è quello iconologico. Dunque, iconologico, tra l'altro molto simile e anzi del tutto complementare a quello semiotico strutturale, perché in questo caso, anziché parlare di simboli e di segni, quello che prendiamo come punto di riferimento è il mondo delle icone, ovvero delle immagini antropomorfe o magari anche zoomorfe, che non sono solo lì a riempire lo spazio, non sono solo protagonisti figurativi dell'opera, anche loro si portano dietro tutta una serie di significati, di segni, insomma c'è tutto un mondo dietro che chiaramente vuole dire qualcosa in più rispetto a quello che rappresenta. Mi spiego meglio, anche qui una sorta di
di exemplum, di esempio molto, molto concreto. Se andiamo a rivedere dalle reminiscenze liceali la Divina Commedia, la commedia, Dante Alighieri, prima di essere salvato da Virgilio e di inoltrarsi nei gironi infernali, viene attaccato, diciamo così, da tre bestie. Queste belve sono la lonza, la lupa e un leone. Ora, così a primo acchito possiamo pensare che sono degli animali selvaggi durante il passo della giornata, e in realtà però sono delle allegorie, cioè sono delle personificazioni, in questo caso in chiave animalesca, di concetti di astrazioni fondamentali e cari a Dante. Ad esempio la lonza rappresenta la lussuria, il leone l'avarizia, se non sbaglio, no, la superbia, chiedo scusa, e la lupa mi pare invece l'avarizia. E dunque tre dei peccati capitali. Vengono utilizzati quindi degli animali, delle icone, per come dire, esprimere dei concetti altri. E questo è estremamente frequente nella simbologia, nell'iconografia cristiana, ma non solo, in realtà, non solo. Per cui essere in grado anche qui di estrapolare queste immagini, queste icone, questi personaggi, e saperne come dire, discernere il significato ultimo, cioè quello che rappresentano in realtà, significa poi arrivare anche al senso ultimo dell'opera in sé. Ed è estremamente interessante. La particolarità di questo libro, di questo vademecum di cui vi parlavo, è che ogni percorso ha la sua esemplificazione. Cioè questo tipo di percorso non viene spiegato solo in maniera come dire teoretica, teorica, viene anche, come dire, adottato in maniera pragmatica, in maniera pratica. E l'esemplificazione che ne fa, ad esempio, è quella della primavera di Botticelli e di tutta la mitologia che c'è attorno, ma non solo classica e classicistica, perché vengono ripresi chiaramente vengono presi come riferimento le divinità che si rifanno alla mitologia greca, quella classica, ma anche quella interna del quadro. Ogni personaggio rappresenta non solo se stesso in qualità di divinità greca, ma anche in qualità di divinità rinascimentale, nel senso che sempre lì nel contesto culturale del neoplatonismo, del cercare di mettere insieme i canoni, come dire, i dettami propri del cristianesimo con quelli del classicismo, quindi dell'epoca antica, quello che fanno questi personaggi è essere proprio l'esemplificazione ultima di questo mondo, di tutto ciò. Quindi anche qui fatto un lavoro di estrapolazione, di contestualizzazione poi storica e culturale, si arriva poi come dire, allo step ultimo di riuscire a comprendere il fine ultimo, cioè il significato ultimo dell'opera, e quindi che cosa voleva dire in tutto il complesso di immagini, di icone che possono andare dal particolare del fiore a quello di Mercurio posto in una particolare posizione, piuttosto che di Flora, piuttosto che di Venere, piuttosto che di Cupido. Capite che c'è tutto un mondo, c'è tutto un universo, il quale attraverso il metodo, il percorso iconologico si è in grado di decifrare, di decriptare. E quindi questo è. Allora, questo video, che spero tra l'altro non sia diventato onestamente troppo lungo, abbiamo esposto questi primi due percorsi. Io mi auguro con tutto il cuore di essere stato il più chiaro ed esaustivo il possibile. Nel caso in cui non fosse così, siete pregati piuttosto anche di contattarmi personalmente nei DM. Vi ricordo Maleandrino su Instagram, e si può eventualmente come dire, approfondire la questione, approfondire questo tipo di discorso, e magari può venire
fuori altro che può essere utilizzato eventualmente come materiale per i prossimi video. Allora, per ora ci salutiamo così, ma non è un addio, è solo un arrivederci. Io vi chiedo di lasciarmi un like, di condividere a più persone possibili questo video nel caso in cui vi fosse interessato, di contattarmi in direct, magari possiamo organizzare, non so, delle videochiamate di gruppo, la facciamo diventare proprio una discussione, la facciamo diventare proprio argomento di scambio di idee, insomma, di confronto. E insomma, detto questo vi saluto, vi auguro una buona serata e spero con tutto il cuore di esservi arrivato, perché questo per me è un argomento molto molto interessante, questo per me è un argomento fondamentale, però anche di questo ne parleremo poi in separata sede. Ciao, un bacione a tutti.